Ciao e benvenuti alla seconda lezione del corso di programmazione web. Oggi continueremo a parlare di PHP, parleremo di variabili, di costanti e di tipi di dato. Andiamo subito a impostare l'ambiente di sviluppo per la seconda lezione. Oggi utilizzeremo un secondo editor che si chiama Microsoft Visual Studio Code. Io l'ho già installato, se volete installarlo anche voi andate a cercarlo su Google, andate a scaricare l'install per la vostra piattaforma e lo installate. Una volta installato, sulla sinistra andate su estensioni, cercate PHP spazio IntelliFans, scritto in questa maniera. È un plugin per facilitarvi la formattazione dei codici PHP all'interno dell'editor. Lo selezionate e lo installate. A questo punto andiamo a impostare la cartella di lavoro, file, apri cartella, puntiamo sempre a C, XAMPP, htdocs, andiamo a creare la cartella della lezione 02, la selezioniamo e andiamo a fare file, nuovo file di testo. Selezioniamo il linguaggio, PHP, ok. Se non vi ricordate il template che vi ho fatto vedere l'altra volta, il template HTML per partire, la cosa bella di questo editor è che basta fare il simbolo di punto esclamativo da rinvio e automaticamente vi propone già un template pronto per l'utilizzo. Andiamo quindi ad aprire il tag PHP, lo andiamo a chiudere, CTRL S per salvare il file, lo chiamiamo index.php, come al solito. A questo punto non ci resta che far partire il server Apache, andando sempre nella cartella C XAMPP, aprendo XAMPP Control e diamo Start su Apache. Siamo pronti per partire con la seconda lezione. Che cosa sono dunque le variabili? Le variabili sono dei contenitori virtuali che ci permettono di memorizzare dei dati al loro interno e di poterli processare durante l'esecuzione del programma. Le variabili in PHP si dichiarano sempre con un dollaro, seguiti da una lettera, oppure da una parola che abbia senso per quello che dobbiamo andare a memorizzare, il simbolo uguale, poi il valore che vogliamo andare ad assegnare a questa variabile. Le variabili non possono essere dichiarate con un nome che inizi con dei numeri, subito dopo il dollaro. I numeri eventualmente possono essere inseriti dopo la prima lettera oppure alla fine della parola se avete delle variabili che hanno più o meno lo stesso significato e volete andare a differenziarle. Potete separare eventualmente delle parole utilizzando il simbolo di underscore. Non potete utilizzare il trattino, ok? Anche questo darà un errore. Oppure potete scrivere le parole tutte attaccate utilizzando la lettera maiuscola come prima lettera della seconda parola. Ok, quindi questo è il modo in cui vengono dichiarate le variabili. A differenza dei classici linguaggi di programmazione, Visual Basic, Java e tanti altri, non bisogna dichiarare il tipo della variabile. Il PHP automaticamente capirà il tipo della variabile dal dato che gli avete fornito come prima assegnazione. In questo caso io ho fornito una sequenza di caratteri, quindi una stringa, e questo lo si vede dai doppi apici, e quindi questa variabile verrà dichiarata automaticamente di tipo stringa. Io adesso qui inserisco un commento facendo barra barra e mi scrivo string. I commenti servono semplicemente ai programmatori per capire che cosa stanno facendo, quindi aggiungendo delle informazioni che sono utili al programmatore, ma vengono totalmente ignorate dall'interprete PHP. Scrivendo barra barra fino a fine riga possiamo scrivere quello che vogliamo, verrà completamente ignorato. Vediamo anche che l'editor ce lo segnala di colore verde, proprio perché va a capire che è un commento. E quindi abbiamo detto la variabile prende il tipo dal dato che noi abbiamo assegnato in prima dichiarazione. Ora, se noi volessimo andare a visualizzare a schermo le informazioni di questa prima variabile che abbiamo dichiarato, utilizziamo la funzione var_dump e gli diamo in pasto la variabile nome. Andiamo a salvare, andiamo ad aprirci il nostro file, localhost lezione 2, e quello che compare, vedete, sono queste informazioni. Ci dice che la variabile è di tipo string, è lunga 5 caratteri e il suo valore è Mario. Quindi la funzione var_dump, se uno volesse approfondire, basta andare su php.net, che è il sito ufficiale di PHP, andare a cercare qui in alto var_dump, dare invio e si arriva all'help di questa funzione, quindi stampa delle informazioni relative a una variabile.
Questa funzione visualizza delle informazioni strutturate riguardanti un'espressione, tra cui il suo tipo e il suo valore. Ok? Quindi VarDump in questo caso ci dice che la variabile che abbiamo creato, nome, è di tipo stringa. Questo l'ha capito automaticamente dal valore che gli abbiamo dato. Andiamo a vedere altri tipi di dati, quindi altri tipi di variabili. Andiamo a scrivere età uguale 40, sarà di tipo intero, una variabile booleana, ovvero una variabile che può assumere come valori o vero o falso. Il vero sarà indicato dalla costante di sistema true e il falso, volendo, andando a specificare il valore false. Okay? Sono delle costanti di sistema. Questa variabile si chiama di tipo booleano e può assumere solo questi due valori. Poi abbiamo gli array. Gli array sono delle collezioni di valori che possono essere anche di tipi diversi. In questo caso scelgo di scrivere dei valori di tipo stringa, Luca, Marco e Maria. Ok, sono tre valori che stanno all'interno di una stessa variabile. Andiamo a vedere cosa succede col VarDump di età, che è la prima variabile che abbiamo visto di tipo intero. Ci dice che è un intero e il suo valore è 40. Perfetto. Andiamo a vedere cosa succede invece con la variabile booleana sposato. In questo caso VarDump ci dice che è di tipo booleano e il suo valore è true, quindi vero. Nel caso degli array, che cosa ci dice? Andiamo a vederlo. Ci dice che è un array con 3 elementi e poi tra parentesi graffe ci va a indicare quali sono gli elementi di che tipo sono. Il primo elemento è di indice 0, quindi l'array parte con delle posizioni. Vedete l'array come una sorta di cassettiera con all'interno dei cassetti. Il primo cassetto non è di posizione 1 ma di posizione 0. E poi andando avanti 1, 2, eccetera, eccetera. Quindi questo ha 3 elementi che vanno da 0 a 2. Il primo elemento mi dice che è una stringa, lunga 4 e il valore è Luca. Il secondo elemento è sempre una stringa, lunga 5, questa volta il valore è Marco. La terza stringa, di indice 2 quindi, è una stringa lunga 5 e il suo valore è Maria. Gli array li vedremo in un'azione a parte, però possiamo già dire una cosa, che gli array possono appunto contenere valori di tipo diverso. In questo caso abbiamo 3 stringhe, poi ho aggiunto un intero, ho aggiunto un booleano, e a questo punto mettiamoci pure anche un float. Se andiamo a stampare il VarDump, vedete non ho nessun errore, semplicemente mi dice che dopo le stringhe ho un integer, ho un booleano e un float. Quindi gli array possono essere anche di tipo diverso. Ma sugli array ci torneremo quando sarà ora. Adesso vediamo una cosa molto importante delle variabili. Le variabili, abbiamo detto, vengono dichiarate la prima volta con la prima dichiarazione, con la prima inizializzazione. Le variabili possono essere anche ridefinite all'interno del programma, in qualsiasi punto. Quindi, se io ho dichiarato nome di tipo stringa, però successivamente la dichiaro di tipo intero, 78, vado a fare un VarDump, la variabile nome diventa automaticamente intera. Andiamo a verificarlo, eccola qui. Quindi la variabile non ha una forma prestabilita che è dovuta dalla prima dichiarazione che ho fatto. Può essere definita in qualsiasi punto del programma. Questa è una cosa positiva perché da un lato offre al programmatore la possibilità di essere molto flessibile, dall'altro bisogna stare un po' attenti perché soprattutto se non si ha esperienza di programmazione questa cosa potrebbe creare dei problemi. Andiamo a vedere qualche operazione che possiamo fare con le variabili. Allora andiamo a dichiarare una variabile cognome, sempre di tipo stringa, e supponiamo che volessimo scrivere print il tuo nome è, due punti, spazio. Adesso vogliamo inserire il contenuto di quelle variabili, quindi $nome, il punto non fa altro che concatenare le stringhe, spazio, lo spazio va racchiuso sempre tra apici ovviamente, $cognome. Quello che otteniamo è il tuo nome è Mario, spazio Rossi. Ok, questa cosa avrei potuto farla anche in questo modo, andando quindi a togliere questi caratteri in mezzo
e andando quindi a dichiarare tutto all'interno di una stringa, quindi doppio apice qui, e le variabili al loro interno. Vedete? Sarebbe apparsa la stessa cosa. Se però avessi utilizzato per questa stringa qui esterna i singoli apici, la cosa non sarebbe funzionata. Vedete, i singoli apici non vanno a far scattare l'interpretazione del nome della variabile all'interno della stringa. Quindi questa è sempre una stringa, quella che mi viene stampata, ma il PHP non interpreta $nome correttamente, quindi va semplicemente a stampare $nome, $cognome semplicemente per quello che è una stringa. Se invece voglio che venga interpretata andando a dire no, guarda che quelle sono delle variabili, stampami il contenuto delle variabili, allora devo usare per forza i doppi apici. Ok? E questa è un po' la differenza, questa è la differenza tra i doppi apici e i singoli apici, solo nella funzione print e nella concatenazione. Non c'entra nulla il fatto che l'abbiamo dichiarata qua con singoli e doppi. Se io avessi fatto così, quindi doppi apici in dichiarazione e singoli nella stampa, avrebbe fatto esattamente la stessa cosa. Altra operazione che posso fare con le stringhe, quindi abbiamo concatenato le stringhe, possiamo andare, no, manteniamo la stringa di prima e facciamo finta che Rossi abbia degli spazi prima e dopo, ok? In questo caso non lo vedo perché nell'HTML gli spazi spesso non si vedono, ma se vado a vedere il sorgente, vedete che ci sono gli spazi proprio perché la variabile cognome aveva degli spazi prima e dopo e mi vengono messi. Se volessi andare a togliere questi spazi, perché magari questi valori vengono da un'importazione, quindi hanno all'interno degli spazi, dovrei fare una cosa di questo tipo. Dovrei andare a, facciamolo anche con il nome, a trimmare, quindi a ritagliare le variabili, quindi la funzione trim non fa altro che togliere gli spazi che sono prima e dopo la variabile argomento della funzione trim. In questo caso nome non ha nessun spazio, restituirà sempre nome, poi gli aggiungo comunque uno spazio di separazione e poi faccio il trim del cognome. E quindi in questo caso il cognome verrà troncato degli spazi prima e dopo. Andiamo a vedere ed ecco qui. Abbiamo lo spazio ovviamente in mezzo alle due variabili, ma non abbiamo gli spazi prima e dopo. Trim ha anche la versione ltrim, che vuol dire togli gli spazi a left, quindi a sinistra. In questo caso mi toglierebbe solo questi. Andiamo a verificare. Vedete, ha tolto lo spazio davanti, ma mi ha lasciato quelli sulla destra. E la versione rtrim, che fa l'esatto contrario. Quindi mi toglie gli spazi a destra. Andiamo a verificare. Ed ecco qui, abbiamo gli spazi prima, ma non a destra. Quindi trim nelle due varianti. Andiamo a vedere altre operazioni che si possono fare sulle stringhe. Supponiamo che il nome e il cognome siano uniti in un'unica stringa. Magari perché l'abbiamo importata da un file e abbiamo queste due informazioni tutte unite. Nome e cognome. E io volessi in qualche modo andare a separare queste due informazioni, il nome e il cognome. Quindi dovrei andare, sapendo che c'è un carattere di delimitazione, andare a trovare dov'è questo carattere all'interno della stringa e separare poi Mario da Rossi. Siccome ovviamente i nomi e i cognomi possono essere di lunghezza diversa, non posso andare a cercare una posizione precisa. Dovrò andare a fare una ricerca. La ricerca di un carattere si fa con la funzione strpose, quindi io mi dichiaro una variabile di tipo pose, posizione, uguale a strpose e gli dico cercami all'interno di nome cognome il carattere trattino. Andiamo a vedere cosa mi restituisce pose in questo caso. Andiamo a video e mi restituisce 5. Cosa vuol dire 5? Prendendo una stringa dobbiamo considerare che il carattere primo di una stringa, cioè quello di partenza, è in posizione 0, esattamente come con gli array. Quindi la posizione 5 vuol dire 0 sono qui, 1, 2, 3, 4, 5. Alla posizione 5 mi ha trovato il trattino. Adesso devo dirgli, ok, prendimi dalla stringa 0 alla posizione 5 e mi separi la prima informazione.
Dalla posizione 5 più 1 inizia il cognome e quindi parti da quella e vai fino alla fine. Come si fa? Si fa così: nome uguale substr, quindi trovami la sottostringa, estraimi la sottostringa di che cosa? Di nome e cognome, partendo dalla posizione 0, quindi a inizio stringa, fino alla posizione pos. Andiamo a stampare, abbiamo nome uguale, e andiamo a stampare il nome che ci tira fuori e vediamo cosa ha tirato fuori. Nome uguale Mario. Adesso facciamo la stessa cosa per il cognome, solo che questa volta dovremo dirgli parti dalla posizione pos più 1, perché il 5 era qui, se vi ricordate, il 5 inizia qui, noi dobbiamo andare avanti di un carattere, quindi pos più 1, e non serve indicargli la fine, quindi togliamo l'ultimo parametro, lui andrà fino alla fine. Scriviamo che è un cognome, ovviamente, e andiamo a scrivere, facciamo uno spazio, cognome uguale cognome. Vediamo se funziona. Eccolo qui, nome Mario, cognome Rossi. Quindi abbiamo appreso l'utilizzo della funzione strpos e della funzione substr. Parliamo ancora di queste due funzioni perché meritano un approfondimento. Parliamo della funzione substr. Supponiamo allora che questa variabile nome e cognome, adesso la accorciamo per brevità, supponiamo voglia fare un'estrazione di quella che è una sottostringa di questo nome. Io potrei andare a indicare che voglio partire dall'inizio della stringa e stampare i primi 3 caratteri. Ok? Allora andrei a dire print substr di nome, partendo dal carattere 0, che è questo qui dove vedete il cursore che lampeggia, lungo 3, 1, 2, 3, io stamperei mar. Andiamo a vedere se è vero, eccolo lì. Se partissi da 1, ovviamente partirei dalla A e questa volta andrei a prendere ARI. Andiamo a vedere, eccolo qui, ci siamo. Quindi, come per gli array, il primo carattere parte dalla posizione 0. Se io però gli dicessi parti dalla posizione 3 e non specificassi null'altro, lui automaticamente partirebbe da qui, 0, 1, 2, 3, dalla I e andrebbe fino alla fine della stringa. Andiamo a verificare, infatti è scritto io-rossi. Quindi possiamo andare a specificare sicuramente 2 parametri, minimo 2 parametri diciamo, quindi così o così, volendo anche il secondo. Abbiamo anche un'altra possibilità, se volessimo partire con la nostra sottostringa a contare dalla fine della stringa, non sono obbligato come in altri linguaggi a sapere quanto è lunga la stringa e poi fare il conto di quanto è lunga meno tot caratteri. Se io volessi tornare indietro di 4-5 caratteri, supponiamo che voglia fare la sottostringa di Rossi, sapendo che è una lunghezza fissa, io potrei dirgli parti dalla fine, cioè da dove sono in questo momento, il cursore lampeggiante, dove lampeggia il cursore, e torna indietro di 1, 2, 3, 4, 5. Questa cosa potrei dirgliela così, meno 5, ovvero parti dalla fine della stringa e torna indietro di 5 caratteri. Se io adesso salvo e ricarico, mi stampa effettivamente Rossi. Ovviamente posso aggiungergli anche il secondo parametro. Posso dire parti sì da meno 5, ma dammi una lunghezza di 3. E in questo caso, scrivendo meno 5, 3, otterrei ROS. Ok? Quindi molto, molto immediato e veloce questo metodo di utilizzare la substr, e utilissima perché ci permette di fare delle cose molto interessanti. Parliamo invece dell'altra funzione che vi ho fatto vedere, strpos. Andiamo a vedere un attimo la documentazione perché questa è una funzione un po' particolare, perché introduce dei concetti che ancora non vi ho spiegato. In PHP alcune funzioni possono restituire tipi diversi, tipi di dato diversi. E in questo caso ci dice che strpos trova la posizione della prima occorrenza in una stringa, però poi ci dice che
questa funzione può restituire il booleano false. Quindi vedete che qua dice strpos due punti int, quindi di default lui restituisce un intero perché ci dice da quale posizione parte la stringa. Però potrebbe anche restituire false nel caso in cui la stringa non viene trovata. Quindi bisogna stare attenti a verificare se quello che ci restituisce è veramente un intero oppure il valore falso. Per fare questo si fa in questo modo. Passiamo sempre tramite una variabile pos uguale strpos applicata alla variabile nome e andando a cercare il carattere m in questo caso. La prima cosa che devo fare è confrontare con il costrutto if se pos è esattamente identico a false, cioè quello che mi sta restituendo la funzione è effettivamente un false oppure è un intero. Quindi se è false io scrivo a video non è stato trovato. Viceversa, else, print, è stato trovato in posizione pos. Ok, andiamo a vedere che cosa stampa la nostra funzione. È stato trovato in posizione 0. Ora qui c'è da spiegare una cosa importantissima. Se al posto dei 3 uguali avessi utilizzato l'uguale uguale, che cosa avrei ottenuto? Avrei ottenuto che non è stato trovato. Allora andiamo nella documentazione ufficiale e andiamo a capire sotto documentazione italiano tipi di dati booleano, ok? Andiamo a leggere un trafiletto che dice quando convertiti in booleani i seguenti valori sono considerati false. E qua troviamo tra i vari valori l'integer 0, anche il float 0.0, la stringa vuota e un array. Noi siamo nel caso dell'integer 0, quindi la posizione 0, che corrisponde proprio alla lettera m, alla posizione dove c'è la m, se io la confronto con l'uguale uguale, mi viene convertita in false. Quindi è come se io facessi 0 è uguale a false. Siccome tutto il costrutto if richiede che l'argomento del costrutto if venga valutato come un booleano, lui deve in qualche modo convertire i tipi, fare in modo di convertire patate con patate e non patate con pere. Quindi prende il pos, che in questo caso è un intero, lo valuta come booleano e lo valuta 0, proprio perché abbiamo visto che nella guida il valore 0 è considerato booleano, dice 0 uguale false e quindi ti dice che non è stato trovato, ma è sbagliata questa cosa, perché lui l'ha trovato in posizione 0. E allora qui dobbiamo spiegare un'altra cosa. Andiamo nella guida, cerchiamo comparison e quindi parliamo degli operatori di confronto e vediamo che c'è una differenza tra uguale uguale e 3 uguali. Allora, uguale uguale considera solo, confronta solo se A è uguale B dopo la manipolazione dei tipi, ovvero dopo che è stata fatta la conversione, verifica se una cosa può considerarla uguale all'altra. Mentre i 3 uguali verifica se A è uguale a B e sono dello stesso tipo, quindi se sono identici. Ecco perché quando abbiamo a che fare con funzioni come strpos, che può restituire sia un intero che un booleano, siccome l'intero, in particolare il valore 0, può essere considerato false, e poi vi dico già una cosa, che tutti i valori diversi da 0 sono considerati true, quindi alla fine, dobbiamo stare attenti quando c'è un'istruzione if a utilizzare i 3 uguali. In questo caso lui dice, ma guarda che pos, io non voglio considerarlo come un intero, non voglio convertirlo, io voglio vedere se veramente è proprio un false. E allora in questo caso, scrivendo così, la nostra funzione ci darà il valore corretto, è stato trovato in posizione 0. Facciamo il caso in cui cerchiamo una lettera che non esiste, ad esempio una T maiuscola. In questo caso lui dovrebbe restituire false e dovrebbe dire che non è stato trovato, perché la T non esiste da nessuna parte. Ricarichiamo la pagina e infatti non è stato trovato. Quindi abbiamo capito come utilizzare correttamente gli operatori di confronto con la funzione strpos. Diciamo ancora una cosa sulle stringhe: se avessi la necessità di inserire all'interno della stringa un carattere che è simile a quello
dei terminatori della stringa stessa. Ad esempio, se scrivessi la frase Mario l'altro giorno è andato al mare, vedete che già l'editor mi fa capire con i colori che è successo qualcosa di strano, perché dopo il secondo apice la frase diventa grigia. Se andassi a stampare questa cosa qui mi darebbe un errore. Perché? Perché il carattere singolo apice noi l'abbiamo utilizzato come terminatore della stringa, quindi c'è all'inizio e c'è alla fine, non può esserci in mezzo. In questo caso si va a mettere un backslash davanti all'apice, e questo dice al PHP di interpretare l'apice esattamente come apice e non come terminatore della stringa. Infatti, se ricarichiamo la pagina, la frase risulta corretta. Ovviamente la stessa cosa avverrebbe se, intanto se io qua dentro scrivessi il doppio apice, non essendo parte non facendo parte dei terminatori, perché i terminatori sono questi e questi in questo caso, il doppio apice non darebbe nessun problema. Chiaramente la frase non avrebbe molto senso, però funzionerebbe. Se viceversa però ho utilizzato i doppi apici e dovessi scrivere un doppio apice all'interno, quindi scrivo Mario detto il matto, no? È andato al mare, questa è la frase, in questo caso mi darebbe errore perché ho utilizzato i doppi apici all'interno dei terminatori, quindi ricarichiamo, mi dà errore anche qui, dovrei backslashare entrambi questi caratteri e a questo punto l'errore sparisce. Quindi ricordiamoci sempre che i terminatori non possono essere interrotti all'interno della stringa con caratteri che noi invece vogliamo stampare. La stessa cosa però potrei farla in un altro modo. Potrei scrivere così Mario detto e poi potrei chiudere la stringa e fare CHR34, che vuol dire stampa il codice ASCII 34 che corrisponde al doppio apice, poi di nuovo concatena la stringa il matto, poi di nuovo chiudila, poi di nuovo concatena CHR34 e poi di nuovo riapri. Quindi in questo caso abbiamo una stringa che è iniziata e terminata con i doppi apici. Quindi qua è finita la stringa. Gli diciamo di stampare il codice 34, che è un doppio apice, poi di nuovo gli diciamo un'altra stringa, il matto, di nuovo andiamo a dirgli carattere doppio apice e poi utilizziamo i doppi apici per andare a specificare una terza stringa. Ok? Quindi abbiamo una, due, tre stringhe concatenate con cosa? Con due doppi apici. Il risultato di questa cosa è esattamente quella di prima. Chiaramente questa versione è più complicata, può esserci utile in qualche caso, ma è giusto che sappiate che c'è anche questo modo di fare le cose. Ho parlato di codici ASCII, un programmatore deve sapere cosa sono i codici ASCII, quindi andiamo a vedere che cosa sono. ASCII è un acronimo di American Standard Code for Information Interchange, è una codifica un codice per la codifica dei caratteri, ok? Esistono 96 caratteri ASCII stampabili, poi avete la tabella qua sotto di tutti quelli che sono i codici e i vari caratteri a cui corrispondono. Noi abbiamo utilizzato il 34 in formato decimale, quindi, e vedete che corrisponde ai doppi apici. Quindi è giusto sapere che c'è anche questa possibilità quando si fanno i programmi di andare a specificare i caratteri utilizzando i codici ASCII. Accenniamo quindi anche alle costanti. Le costanti, a differenza delle variabili, che appunto variano all'interno del programma, cioè il loro contenuto può variare all'interno del programma, le costanti invece sono valori che vengono definite una volta sola e non possono cambiare più durante l'esecuzione del programma. Si possono definire in diversi modi, io vi consiglio di usare la funzione define. Define accetta due parametri, il primo è il nome di questa costante, esattamente come il nome della variabile, ma è una stringa che non contiene dollari, quindi scriviamo ad esempio nome costante e poi virgola e il valore che gli volete dare, ovviamente del tipo che volete voi. Può essere un numero, può essere una stringa, ok? Nome costante,
ok? A questo punto io posso stampare il nome costante esattamente come una variabile, ma senza usare il dollaro. Andiamo a vedere e mi stampa ciao. Se tento di ridefinire la costante, andando a scrivere ad esempio ciao 2, con una nuova istruzione define, otterrò un errore, in questo caso la linea 12, perché dice la costante, che si chiama nome costante, already defined, è già stata definita. Le costanti si usano di solito per quelle cose, quelle variabili che hanno un significato più di configurazione del vostro programma. Potrebbe essere una stringa di connessione al database, come vedremo quando parleremo del database, potrebbe essere un parametro che voi utilizzate, ad esempio una parte del titolo della pagina, piuttosto che un valore che voi utilizzate per, che ne so, immaginiamo ad esempio una pagina che stampi degli annunci e voi volete che ogni pagina abbia 25 annunci, a meno che l'utente non vada poi a modificare questo parametro, lui di default deve avere questa costante memorizzata da qualche parte, quindi si utilizzano le costanti anziché le variabili per essere sicuri che quel valore lì non venga mai modificato. È prassi, ma non è obbligatorio, andare a scrivere il nome della costante con caratteri maiuscoli. È semplicemente una prassi, ma voi potete tranquillamente scriverla anche in minuscole. Io vi consiglio comunque sempre di utilizzare quelle che sono le buone norme e le consuetudini, insomma, quindi anche perché dobbiamo pensare che i nostri programmi non ci mettiamo le mani solo noi, ma magari capiterà che i nostri programmi vengano presi in mano da altri programmatori, quindi è sempre utile comunque attenersi a certe regole. Una cosa va detta del PHP, cominciamo a capire meglio come funziona. Io il PHP posso inserirlo all'interno del codice intervallando appunto HTML, come abbiamo visto anche nella prima lezione, e riprendendo poi il codice PHP successivamente. Posso avere quindi tante parti all'interno di una stessa pagina. Posso anche avere file esterni, come vedremo nella prossima lezione. La cosa importante è che una volta che la vostra pagina vi viene restituita, tutte le vostre variabili e costanti praticamente svaniscono. Quindi all'esecuzione della pagina, quindi io quando carico la pagina qui, quello che è avvenuto è che il programma è partito all'inizio, ha eseguito tutte le varie istruzioni, eventualmente ha richiamato file esterni se ce ne sono, e puff, tutto quanto è sparito. Quindi le variabili non hanno persistenza, si dice, se non all'interno delle pagine che vengono caricate nello stesso momento. Questa è una cosa fondamentale, quindi quando andremo poi a vedere nelle prossime lezioni l'autenticazione di un sito, dovremo utilizzare qualcosa di diverso rispetto alle variabili. Ecco, considerate che quello che scrivete all'interno della pagina, una volta che viene eseguito il codice, viene perso per sempre, ok? Questa è la cosa che andava chiarita nell'utilizzo delle variabili e delle costanti. Chiaramente noi poi le costanti andremo a inserirle in dei file che richiameremo tutte le volte che richiameremo la pagina e quindi andremo a includere quel file che contiene le costanti e non andremo a perderle. Tutto quello che riguarda invece le variabili, se non andiamo a memorizzarle su file o su database o nelle variabili di sessione, come vedremo appunto nelle prossime lezioni, verranno definitivamente perse. Per oggi mi fermo qui, se vi è piaciuta la lezione iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao!